Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed oggi voglio parlarvi di un argomento che porta molto spesso a grandi discussioni e altrettanto grandi litigi sul mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Tra l'altro, se già non ci siete, entrateci, c'è il link qui sotto in descrizione video, vi aspetto. Ovviamente parliamo del mondo dei nostri amati droni e più nello specifico di accessori aftermarket a loro dedicati. Gli accessori aftermarket sono accessori non originali acquistati in un secondo momento dopo l'acquisto del drone in sé e possono essere ad esempio batterie o eliche non originali come questa, e lo scopo per cui vengono acquistate, almeno sulla carta, è quello di migliorare le prestazioni dei nostri droni o in alternativa per migliorarne l'estetica. Ma questi prodotti sono degli acquisti validi oppure solo uno spreco di soldi? So già che la risposta non piacerà a molti ed è no. Questi accessori non originali e non certificati dalla casa madre del drone, che può essere DJI, Unique, Parrot, Skydio, quello che è insomma, non sono acquisti sicuri per i nostri droni. Non assalitemi, ci arriviamo con calma perché ci sono un po' di distinzioni da fare. Prendiamo lui come esempio, il DJI Mini 2, probabilmente il drone fotografico. Dicevo, il drone fotografico low cost, vabbè, entry level, attualmente più venduto sul mercato. Basta una semplice ricerca su Google per renderci conto che esistono svariati accessori aftermarket per questo piccolino, che vanno dalle eliche alle batterie, alle skin, ai carrelli di atterraggio e chi più ne ha più ne metta. Quindi perché montare questo su questo è totalmente inutile e anzi controproducente e persino dannoso? Beh, perché dobbiamo considerare questi droni fotografici, attenzione, droni fotografici come il DJI Mini 2, come il Mavic 2 Pro, l'Air, lo Unique, gli Skydio, eccetera eccetera, come degli orologi. Si tratta a tutti gli effetti di macchine volanti estremamente sofisticate, progettate e costruite per funzionare con un determinato assetto. Passatemi questo termine. Ma facciamola ancora più semplice. L'elettronica di un drone come questo è programmata letteralmente per funzionare con un determinato tipo di elica e un determinato tipo di batteria. Capite bene che modificare questo assetto, quindi montare eliche di dimensioni, di peso, di tipologia diversa o ancora batterie sostitutive non originali diverse in dimensioni, peso, voltaggio eccetera eccetera, porta il drone a dover, la sua elettronica almeno, a dover compensare questi accessori non originali e non previsti in fase di programmazione. In cosa si traduce questo? Beh, si traduce, in caso montassimo ad esempio delle eliche non originali molto carine, molto fighe per far apparire il nostro drone più bello in aria, in un volo meno sicuro, perché il drone, la sua elettronica, dovrà costantemente cercare di compensare questa discrepanza di peso, di dimensioni rispetto a quel per cui è stato programmato. Quindi meno autonomia di volo, drone meno stabile, drone meno sicuro e nei casi più gravi persino crash, droni che cadono apparentemente senza motivo. Ora, credetemi, il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia è aperto da oltre 4 anni, è uno dei gruppi, anzi è il gruppo italiano dedicato ai droni e alla tecnologia più seguito in assoluto nel nostro paese, e in tutti questi anni ho visto tanti ma tanti droni caduti senza apparente motivo, per poi scoprire, parlando un po' con l'autore del post, che in realtà erano stati montati degli accessori aftermarket come eliche, nel 90% dei casi, batterie o altri accessori. Avete presente quelle placchette che si utilizzavano e qualcuno purtroppo le usa ancora per coprire i motori del DJI Mavic Mini e del DJI Mini 2? Ecco, quelle placchette comportavano un surriscaldamento eccessivo del motore che letteralmente si fondeva in aria e comportava la caduta del drone. È vero che sul mercato sono presenti dei costruttori di accessori aftermarket abbastanza affidabili, ma in buona parte dei casi, quando acquistiamo degli accessori aftermarket non originali e non certificati dall'azienda madre del drone su cui andremo ad utilizzarli, si tratta di accessori non ben calibrati, nel caso delle eliche non ben bilanciate, che potrebbero portare dei danni molto seri e dei pericoli. Ma attenzione, ve lo ripeto, vi sto parlando di droni fotografici, droni con un sistema
sistema chiuso, non programmabili, utilizziamo questo termine. Molto diversa invece è la questione se parliamo di droni FPV. Su di loro possiamo utilizzare una marea di accessori aftermarket, anzi quasi solo loro, per migliorarne le prestazioni. Ma perché lui sì e lui no? Beh, questo, un drone racing, un drone FPV, chiamatelo come vi pare, può essere collegato al nostro PC e totalmente riprogrammato in base agli accessori che andiamo a montarci. Questo è il punto di forza dei droni di questo tipo, cosa che invece non è assolutamente possibile fare con un drone fotografico. Lui nasce in un determinato modo per funzionare con determinati accessori, lui invece è, diciamo, un drone open source che può e anzi deve funzionare con tanti accessori aftermarket. Ma anche in questo caso stiamo sempre molto attenti a non acquistare accessori di qualità scadente a prezzi ridicoli, perché il pericolo di ricevere delle eliche magari non ben bilanciate o delle batterie già gonfie in caso acquistassimo prodotti scadenti è altissimo. E un discorso a parte lo meritano le eliche in carbonio. Amici, io le eliche in carbonio le ho sempre odiate, non le ho mai montate sui miei droni e ho sempre sconsigliato di montarle su qualsiasi tipo di drone, e il motivo è semplicissimo. Secondo voi perché sui nostri droni, anche molto costosi, che siano fotografici o FPV, non troviamo montate già di base delle eliche in carbonio, ma sempre queste semplicissime eliche in plastica o al massimo in fibra di vetro? Beh, il motivo, ragazzi, è uno: la sicurezza. Se un DJI Mini 2 in volo con eliche originali dovesse colpirci un dito, mal che vada ci facciamo un graffietto, quindi poco male. Se invece lo stesso drone in volo con delle eliche in carbonio dovesse colpire il nostro dito, beh, in questo caso potrebbe tranquillamente tranciarci a metà il nostro dito, perché parliamo di eliche molto più dure e resistenti. E non solo la nostra sicurezza, ma anche la sicurezza del drone e dei suoi motori, perché se lui con le eliche originali dovesse precipitare per un qualsiasi motivo, magari attaccato da un volatile, dovesse colpire il terreno, l'elica originale semplicemente si spezza, il motore continua a girare e non si rovina. Se invece dovessimo montare delle eliche in carbonio, lui una volta a terra non riesce a spezzare l'elica perché è troppo resistente e il motore che fa? Si rompe. E invece di spendere 5 euro per un'elica ne spendete 60 per cambiare elica, motore e magari anche il braccetto. Non meno importante, montare accessori non originali e non certificati sui nostri droni, come ad esempio un DJI Mini 2, comporta il decadimento, si può dire, comunque l'annullamento della garanzia, perché andiamo ad effettuare una modifica non autorizzata a tutti gli effetti. Ne vale la pena? In conclusione, il mio umile consiglio, poi ognuno è libero di fare quel che vuole, ci mancherebbe, è quello di non acquistare e non spendere soldi in accessori non originali per i nostri droni fotografici. E lo ripeto, situazione completamente diversa per i droni FPV. Ma anche in questo caso state sempre molto attenti a non acquistare accessori di scarsa qualità, magari attratti da una bella estetica. No, spendete qualche centesimo in più e acquistate accessori quanto più sicuri possibili. Ne va della vostra sicurezza e anche di quella del vostro drone. Una nota conclusiva infine la voglio riservare a tutti quei droni fotografici purtroppo fuori produzione. Parliamo ad esempio del DJI Mavic Pro 1 Platinum, del Mavic Air 1, che dopo appena 2-3 anni dalla loro entrata in commercio sono già fuori produzione, e non solo il drone in sé ma anche i loro accessori, e questa è una cosa intollerabile. Pagare 3 anni fa un Mavic Pro 1000 e passa euro e trovarsi oggi senza accessori originali disponibili perché la casa madre ha deciso di stoppare completamente la linea produttiva è davvero imperdonabile, una grande presa in giro nei confronti di tutti noi acquirenti. Purtroppo in questo caso siamo costretti ad acquistare accessori aftermarket non originali, con tutti i rischi che vi ho già spiegato. Bene ragazzi, questo è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Ovviamente in caso abbiate domande o dubbi, beh, non esitate nel chiedere lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme qui sotto nei commenti e dite la vostra, vi aspetto. In descrizione video invece vi lascio un po' di link per acquistare alcuni droni che io vi consiglio e persino alcuni accessori come micro SD e basi di decollo, atterraggio, non ho mai capito come si chiamino realmente, oltre al link per entrare nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, dove ogni giorno pubblico decine di centinaia di offerte e siamo già oltre 20.000
o 30.000, ho perso il conto. Beh, entrateci amici, vi aspetto. Se questo video inoltre vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento e una condivisione, iscrivendovi se avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto. Cercate di volare sempre in sicurezza accendendo prima il cervello e dopo il drone. Ok? Bene ragazzi, alla prossima. Ciao belli.